Ok, ci dovremmo essere. Ciao a tutti, benvenuti. Vi saluto. Allora, come prima cosa, soliti test per vedere se mi sentite bene e se riuscite a vedere bene. Quindi test di qualità audio e video. Per cui scrivetemi nei commenti e così capiamo. Allora, oggi ci occupiamo della parte dei capelli, come avevo programmato l'altra volta, e quindi siccome avevamo già iniziato a vedere qualcosina da questa parte, ok, intanto scrive Anna Giulia e vedo che si vede e si sente bene, quindi questo mi fa piacere. Allora, avevo già un po' iniziato da questa parte, quindi nella parte sinistra, un po' di lavoro sui capelli. Adesso andiamo avanti in modo che possa farvi vedere come proseguire e cerchiamo di portarci avanti il più possibile con i capelli. Allora, inizio con un Caran d'Ache seppia scuro, quindi un 408 con il quale continuo il lavoro sulla macchia principale. Io qua ho un po' più di margine rispetto alla mia reference, quindi vuol dire che una parte di capelli è inventata, cioè vado un po' più in alto. A un certo punto lascerò il lavoro aperto, quindi mi fermo. Però la cosa più importante, tanto per cominciare, è sistemare le macchie. Intanto saluto tutti. Sembra che si sente e si veda bene, questa è la cosa più importante. E nel frattempo, come al solito, se ci sono domande o cose simili, potete procedere. Allora, adesso sto utilizzando un carbotello, ok, stabilo carbotello 640, che è un carbotello detto caput mortum, in questo caso il caput mortum scuro, perché voglio iniziare a mostrare la macchia che c'è qui, che è già un po' più sui toni rossicci. Ok, prendiamo anche un 655 che è un carbotello sempre sul rosso, però un pelino più acceso, perché questa parte qua voglio iniziare a farla vedere meglio, con un po' più di pressione, vedete? Solo una piccola impostazione per appunto vedere le cose. Allora, andiamo con questo Caran d'Ache 047 che è uno di quelli che amo di più, per schiarire un po' qua sotto. Allora, ripeto, nel frattempo ragazzi, se ci sono domande anche su tutto ciò che abbiamo visto l'altra volta, abbiamo lavorato ancora sul viso, vi ricordo la puntata dell'altra volta era un lavoro di fino su tutto il viso, e nella quale sono anche andato a sistemare degli errori di proporzione, quindi è stato secondo me importante vedere anche come risolvere delle cose che si sono lasciate, diciamo così, un po' sospese. Ciao Lello, benvenuto, grazie, buona domenica anche a te. Allora, adesso mi servo di un pezzo di gessetto, ok? Questo è un gessetto della Rembrandt nero, una piccola scaglia, e non si butta mai via niente, sono preziosissime anche le scaglie piccole. Cerchiamo di usarle su questo punto per scurire un po', e poi anche di qua. Ok, va bene così. Torniamo con il Caran d'Ache 408, mi prendo anche il 748 che è un
carne scura, hola bread, intanto saluto tutti, e piano piano facciamo il nostro lavoro con tranquillità, ci ascoltiamo la musica, parlo con voi, rispondo alle vostre domande, tutto con molta calma. E cerco a mano di aggiustare, di fare emergere tutte le parti che mi interessano. Come vedete qua il carne scura che sto utilizzando, il Caran d'Ache 748, si va già a miscelare con il gessetto nero, e quindi cerco di creare un po', ok, la zona centrale qua dei capelli che prendono della luce, e facciamo andare tutti i pezzi a posto, ok? Hola Carmen, benvenuta, benvenuti a tutti i presenti. Non so in quanti siete, non ho visto. Dov'è che mi dice quanti spettatori ci sono? Non ne ho idea. Carbotello 640 Caput Mortum scuro, perché? Perché c'è anche il Caput Mortum chiaro, che è un violaceo rosa, perla, il numero 642 della Carbotello, e anche quello nel mondo del ritratto lo utilizzo tantissimo. Buonasera la Simo, presumo Simona, quindi benvenuta. Allora, andiamo con uno dei miei colori favoriti, che ormai dovreste sapere qual è. Vediamo se qualcuno di voi lo sa e fa in tempo a scriverlo in chat. Allora, intanto vedo un messaggio. Je trouve la fille de l'original plus blonde que le dessin. Est-ce que vous ajouterez de la lumière plus tard aux cheveux? Alors oui, j'ajouterai sûrement de la lumière après. Donc maintenant, je suis en train de faire seulement une première, une petite, un petit travail avec mes pastel pencil pour avoir les cheveux. Et après, je vais mettre de la lumière vraiment avec des autres couleurs très claires. Ok? Comunque il colore che stavo utilizzando è il 330 porpora della Carbotello, che come presumo ormai alcuni di voi sapranno è uno dei colori che utilizzo di più in assoluto, quindi un colore che mi piace tantissimo. Et Victoria, en plus, je te dis que probablement les images de la fille changent. On doit peut-être que dans le web tu as trouvé une image qui a un peu plus de lumière, et donc les cheveux plus blondes, ok? Donc peut-être que ton image c'est différente. Avec la mienne. Ciao José. Donc oui, peut-être avec Internet on peut trouver des fois des couleurs très différentes. Allora, continuo con l'impostazione della mia macchia. Adesso andiamo di nuovo con un carne scura nella parte intermedia qua sopra. Quando imposto una macchia, e io prego se c'è qualcuno in chat come Carmen che magari capisce italiano ma sa scrivere in spagnolo, se può tradurre quello che dico, o magari a Dominga se ha voglia anche per l'inglese, ammesso che ci sia qualcuno
che ha bisogno di parlare l'inglese. Nel frattempo vedo un altro commento, comunque chiedevo di magari tradurre alcune delle cose che dico per facilitare la comprensione di tutti. Io faccio quello che posso con le lingue, come sapete, quindi con il francese, con lo spagnolo molto scarso, con l'inglese scarso, però ci provo. Nel frattempo allora vedo un messaggio di Chiara: ciao Fabio, la pressione che eserciti sui pastelli è sempre uguale, vero? Nel senso, non premi di più o di meno a seconda del colore che vuoi ottenere? Allora, ciao Chiara, sì, le pressioni che esercito in realtà sono differenti. Allora, partiamo col dire che io utilizzo sempre poca pressione, molto poca pressione. E non vorrei dire, ma credo che sia una delle cose più importanti. Avere poca pressione, quindi cominciare da macchie molto lievi e poi via via andare a intensificare, credo proprio sia una delle cose che consenta un maggior margine di manovra sulle cose che si possono fare con i pastelli. Questo perché la carta Pastelmat è una carta che, come abbiamo già detto tante volte, trattiene tanti strati di colore, quindi già permette dei lavori fantastici, ma tutto sta anche nel tocco e nella pressione. Se io calcassi tanto accumulerei più materiale sulla carta e quindi avrei proprio meno spazio per aggiungere dei layer. Invece facendo poca pressione ne guadagni sia dal punto di vista delle possibilità che ti dà la carta, sia dal punto di vista della delicatezza del lavoro, proprio perché lo vedi quando un lavoro è più carico, a mio avviso si vede, quando è più pieno, saturo, si vede anche invece quando un lavoro è più delicato. Ecco perché credo che comunque questa rimanga una cosa importante, ok? Nel frattempo andiamo avanti. Io cerco di lavorare e ovviamente nel frattempo anche di rispondere alle vostre domande, perché poi sollevate delle questioni ovviamente interessanti e alle quali è giusto rispondere. Grazie Dominga per la traduzione. C'è Mathieu che credo che abbia tradotto la domanda di Chiara in francese. E se è quello che hai fatto ti ringrazio per questo. Allora, adesso prendiamo un bel verde oliva, ne ho due, ok? Ho due verdi oliva diversi, uno un po' più scuro e uno un po' più chiaro. Quello di sinistra è un carbotello, quello di destra è un Caran d'Ache 017. Questa è un'altra delle cose che dico sempre, sono due tonalità diverse di verde oliva ed è una delle cose secondo me importanti da sapere, perché la Carbotello ha il verde oliva, ha diversi verdi oliva, la Caran d'Ache anche, sono comunque differenti tra loro. Quindi qui torna di nuovo un altro tema di cui abbiamo già parlato, ovvero l'importanza di utilizzare diversi colori. Perché utilizzo diversi colori? Proprio per questo. Perché il verde oliva che sto usando in questo momento mi piace, è una tonalità leggermente più chiara rispetto a quella della Carbotello e quindi vedo che fa al caso mio, ok? Quella un po' più scura della Carbotello probabilmente sceglierò di usarla in altri punti, ad esempio qua. Poi, come stavo facendo l'altra volta, ci sono dei punti qua sui capelli che richiedono proprio dei verdi oltre a dei rossicci, vedete, perché abbiamo una sensazione di capelli castani tendenti al biondo proprio, e queste ciocche bionde molto spesso sono date da alcune tonalità di verde. Ecco, poi un'altra cosa che a mio avviso è importante è non dimentichiamoci il famoso discorso che è un lavoro in divenire, quindi non bisogna mai preoccuparsi troppo, soprattutto nelle prime fasi, di troppo dettaglio, ma a buttare giù delle macchie. Queste macchie devono essere, piano piano che andiamo avanti, devono trovarsi nelle posizioni giuste,
devono cominciare a restituire le sensazioni giuste, e questa è la cosa più importante. Poi è un lavoro in divenire, quindi tutto quello che è aggiustabile si aggiusta. Una delle cose, a mio avviso, splendide dei pastelli è anche questa, cioè il fatto che andando avanti modelliamo tanto, e quindi appunto è tutto in corso d'opera, diciamo. Adesso già qua sto vedendo piano piano che vado avanti, ovviamente mi saltano all'occhio delle cose, vedo che ci sono dei punti da sistemare, sì, qua è da abbassare sicuramente, la ciocca che c'è qua subito alla mia sinistra, allora la abbasseremo. Cerchiamo di creare equilibrio tra le zone di scuro e le zone di chiaro, ok? Tutto poco alla volta. Grazie Dominga per le traduzioni. Grazie a tutti coloro che oltre ad ascoltarmi traducono. Ecco, per esempio adesso sto facendo un po' più di pressione perché voglio che questo colore emerga un po' di più. Ragazzi, la qualità video è sempre buona, l'audio anche. Ogni tanto datemi aggiornamenti su questi fattori perché sono importantissimi, visto che abbiamo superato più volte, cioè ho più volte dovuto imbattermi in dei problemi, presumibilmente imputabili alla scarsa connessione. Allora diciamo che non si sa mai. Grande Mathieu, che vedo che padroneggi il francese in una maniera ottima. Macchie, macchie, macchie. Parola d'ordine. Andiamo con un Caran d'Ache qua perché c'è una base molto scura. Quindi il Caran d'Ache, utilizzando la stessa pressione, plus o moins, vabbè Matteo dai, vai bene. Dicevo che il Caran d'Ache mi permette di utilizzare una pressione minore rispetto al carbotello, però avere più colore. Scusate, la stessa pressione che utilizzo col carbotello, ma avendo più colore. Questo perché? Perché il Caran d'Ache è un po' più intenso, ha un po' più di potenza. Quindi mi prepara una base già un po' più forte. Poi qui, se volete, mi rispondo da solo, mi autorispondo a una anche delle domande che spesso ho sentito fare, legate al fatto di lavorare su un determinato punto del dipinto, poi cambiare zona, dove e come è più giusto. Ecco, questa è una cosa su cui io sono molto aleatorio, cioè per me non c'è una zona in cui lavorare. Allora, posto che adesso stiamo lavorando sui capelli, quindi è lì che stiamo lavorando, è quello l'obiettivo, quindi capelli. Però dove lavorare sui capelli in questo momento per me non è assolutamente un problema decidere di lavorare qui e poi spostarmi da un'altra parte, come sicuramente avrete notato. Quindi vado avanti in diversi punti, piano piano facendo emergere un po' anche tutto l'insieme. Questa cosa è importante perché nel frattempo che si procede, appunto, emergono le varie zone, no? Quindi più ne ho e più posso rendermi conto di
come sono, se vanno bene, eccetera. Vedo c'è una domanda. Di la verità, quante matite avrai nel tuo arsenale? 1.000.000? No, 1.000.000 no. Se riesco vi faccio sbirciare qualcosa. Allora, questa è una delle mie scatole con dentro Carandash, Carbotello e Contea Paris, è una. E qua accanto a me ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scatole piene. E quando si dice ne ho piene le scatole, significa questo. Ma allora, Carandash li ho tutti, ovviamente, sono 84 e ho diversi doppioni legati alle mie esigenze, quindi ci sono dei colori nelle palette che uso comunemente che sono proprio più gettonati e che mi vanno via di più, quindi cioè diverse sostituzioni per i colori che so che utilizzo di più, quindi questo fa sì che ne abbia ovviamente di più di Carandash, ma è normale, nel senso è legato appunto alle mie esigenze. E stessa identica cosa per i Carbotello, con la differenza che di Carbotello ne ho molti di più, perché si consumano anche più in fretta dei Carandash, li utilizzo molto di più perché i Carbotello li uso anche tanto negli studi, quindi diciamo nelle fasi preliminari dei lavori utilizzo molto più Carbotello che Carandash, e quindi questo fa sì che se ne vanno via, insomma, con più facilità. E poi vabbè, come tutti saprete, ho svaligiato un negozio di belle arti. Sì, cioè nel senso, ho svaligiato prima di tutto il mio portafogli e poi sì, però sono cose che è giusto che avvengano nel corso del tempo, nel senso che non ci si sta a rovinare sull'avere tante matite, anche se è un mondo pericoloso, perché comunque c'è un fattore ossessivo compulsivo che, come sappiamo, riguarda il mondo dei colori, delle belle arti, lo sappiamo tutti, cioè nel senso è un mondo che è stupendo. Tu entri in un negozio di belle arti, un po' come quelli di cancelleria, entri e vorresti acquistare tutto, dici ok, mi serve tutto, voglio tutto, e quindi sì, diciamo che diventa un po' pericoloso, però cioè nel senso ho cercato sempre di essere serio anche negli acquisti, quindi tutti acquisti mai a caso, ma legati comunque alle esigenze che avevo a mano che andavo avanti, perché poi man mano che vai avanti ti rendi conto di aver bisogno di questo, di quello, di più carta, di più quell'altra cosa, di più colori, quindi piano piano. Questo secondo me tra l'altro nasconde il tema che avete sollevato degli altri aspetti importanti della pittura a pastello, no? Che sono quelli proprio sulla quantità di colori di cui spesso ci si dota. Ed è tutto un discorso legato. Allora, un po' c'è il discorso ossessivo compulsivo, che bello comprarsi i colori, mi compro le confezioni, c'è Amazon che ci induce a comprare, le offerte, i prezzi bassi, e quindi va bene, bellissimo, se c'è l'occasione di farlo si fa, però allo stesso tempo, e lo dico perché ai miei corsi da anni vedo tante persone che poi ci prendono un po' la mano e si comprano qualunque cosa, e ripeto, va bene perché nessuno lo impedisce, perché di fatto è bello farlo, però bisogna poi fare i conti con quello che davvero occorre e con quello che davvero si utilizza. È importante secondo me. Vediamo un po'. Ok, c'è la traduzione di Dominga, quindi perfetto. Ok, quindi ho visto nel corso degli anni tante persone comprare davvero qualunque cosa, scatole su scatole su scatole, e poi di fatto non usare niente. Ma vi dico, io stesso, cioè, ho delle confezioni di pastelli, perché a volte ci sono i pastelli sciolti che si comprano, anche lì all'esigenza mi compro il colore che mi occorre o che ho finito o che voglio, eccetera. A volte invece si opta per le confezioni. Ok, quindi le confezioni a volte hanno dentro dei colori che, cioè, io stesso che non ho mai usato, alcuni forse non li userò mai, vi rendete conto? Cioè magari colori particolari. Questa è un'altra cosa importante, perché col passare del tempo
emerge un po' quello che è, come dicevo già nella scorsa puntata, la tua esigenza, il tuo modo di lavorare e quindi la tua palette. E quando hai la tua palette un po' personale, per esempio io so che utilizzo tantissimo, a parte il colore che ho in mano, il porpora, però utilizzo tantissimo il seppia scuro, utilizzo tanto il nero, ok? Ci sono alcuni colori tipo il verde oliva, il grigio viola 093 della Caran d'Ache, i rossi, ok? 070, 060 e 080 della Caran d'Ache, i 305, 310 Carbotello, tutti i toni neutri della Carbotello, insomma ci sono dei colori che so che utilizzo sempre. Non importa quale sia il dipinto, non importa assolutamente, ci sono quei colori che non mancheranno mai. Il violaceo neutro 770 eccetera. Quindi io so questo, allora io comincio a conoscere quelle che sono le mie esigenze, i miei usi di colori, la mia palette, e quindi so che non vado a comprarmi dei colori di cui non me ne faccio nulla, anche se a mio avviso è bello avere poi un assortimento un po' completo. Quindi avere per esempio piano piano, farsi tutti i Caran d'Ache e tutti i Carbotello, quello secondo me è essenziale, perché comunque ci sono dei colori che in un modo o nell'altro prima o poi tornano buoni. Allora, vedete che nel frattempo io sto andando a delineare le ciocche, ok? Quindi facciamo in modo che comincino a uscire un po' di più queste ciocche, cominciamo a vederle, quindi cerco di andare a rilevare la loro posizione. Ricordiamoci che sono capelli, quindi qui c'è una cosa importante da dire, ovvero non mi interessa che siano precisi al millimetro, ok? Se la posizione non è al millimetro precisa, non mi interessa. Cerco ovviamente di rispettarla perché alla fine voglio ottenere una certa sensazione, no? Dell'insieme, intendo, come al solito. Quindi cose di cui abbiamo già parlato. Però non ci preoccupiamo, ragazzi. Allora, il discorso è che quando ci si occupa di un ritratto, ma come di qualsiasi dipinto, ci sono dei punti dove abbiamo un po' più di, come dire, di libertà, non libertà di fare le cose male, frettolosamente o sbagliate, ma con libertà intendo che non ha importanza, ok? Se la ciocca di capelli che io adesso ho messo qui l'avessi messa 1 millimetro più bassa, dove forse tra l'altro dovrebbe stare, non mi interessa perché sono capelli, ok? Quindi non è un discorso non è trascurare, ma è dire se questa cosa qua succede con il naso, forse è un problema. Mancare 1 millimetro su un naso in un ritratto potrebbe veramente fare la differenza tra fare assomigliare il soggetto o no. Ma se sono capelli, una ciocca, ok, possiamo anche essere un pelino più indulgenti con noi stessi. Quindi secondo me anche queste sono cose importanti, insomma, di cui tenere conto. Non di meno, continuiamo ad aggiungere tutte queste ciocche, un poco alla volta. E sto utilizzando il carbotello rossiccio 655 e lo sto utilizzando sopra il gessetto nero che ho messo l'altra volta. Quindi questa è un'altra cosa importante. Ovvero che abbiamo il gessetto scuro messo sotto come base e abbiamo la possibilità di utilizzare sopra il gessetto scuro tutti i colori che vogliamo, quindi Carbotello, Caran d'Ache. Questa è una cosa, a mio avviso, una di quelle più interessanti del mondo della pittura a pastello, perché fa capire come possiamo davvero sempre lavorare a strati, a livelli, poco alla volta, gestire tutto e soprattutto fare venire le cose come vogliamo noi. Quindi tutto ciò che è il contorno, diciamo così, l'attaccatura dei capelli la sto piano piano, vedete, sistemando, facendo emergere, e a poco deve filare liscio tutto. Nel frattempo grazie Dominga per queste traduzioni. Vi ricordo che se ci sono altre domande o argomenti anche possiamo parlare come e quanto volete di quello che volete. Rosso porpora qui,
per delimitare un po' i capelli dall'inizio del viso, e qui sono di nuovo un po' sul viso, utilizzerò dell'altro verde oliva. Come dicevo l'altra volta, ci sono dei momenti in cui si vanno a mescolare i verdi con i rossi ed è una cosa che a me piace tanto. Carne scura 7,48. Anche ad agire sul nero per mostrare dei leggerissimi riflessi luminosi sopra i capelli. Che poi vado a intensificare. Qui adesso mi prendo un bel Conté à Paris 32 che mi dà un pelino più di forza. Poi sto guardando che a livello di contrasti adesso secondo me è giusto lavorare di nuovo anche un po' su questa zona qua e sul sopracciglio, che vedete che è un po' debole. Viene fuori un po' la carta, quindi diamogli un po' più di forza al sopracciglio, rendiamolo un po' più materico. Allora, oltre alle gentili traduzioni di Dominga e Mathieu, mi raccomando, ditemi se quello che sto facendo e cercando di spiegare si capisce, è chiaro, se ci sono domande. Io nel frattempo, come dire, mi piacerebbe ricordarvi che ho questa pagina Patreon. Faccio un po' di pubblicità perché il Patreon, che ormai ho aperto da aprile dell'anno scorso. Intanto vedo che c'è una domanda. Allora, da Chiara: qual è la marca che ha più pigmento? Allora, a mio avviso i Caran d'Ache, ma è una domanda che concerne una risposta particolare, nel senso che tecnicamente io non sono in grado di dire davvero qual è la marca che contiene più pigmento, perché non lo so, e perché comunque sono cose abbastanza segrete, ma lo dico basandomi insomma su quello che sento quando e vedo, e quello che i miei occhi vedono quando dipingo, perché appunto sono sensazioni. Però non sono certo che si tratti di avere più pigmento, ma magari di avere dosaggi diversi di pigmento con i leganti, e soprattutto ricette diverse che possono implicare magari che un Caran d'Ache funzioni meglio, insomma sia più intenso rispetto a un Carbotello, non necessariamente perché ha più pigmento, ma perché magari ha un tipo di composizione segretissima, eccetera eccetera, che è più efficace. O magari dei pigmenti, perché c'è anche questo discorso, magari sono dei pigmenti che hanno una qualità maggiore, e questo fa parte della ricerca che ogni casa poi porta avanti, ed è importante perché probabilmente Caran d'Ache, con gli anni che ha di esperienza, ha trovato, magari ha puntato su dei prodotti che sono più di qualità. Questo spiega anche il fatto che i Caran d'Ache costano quasi il doppio rispetto ai Carbotello, quindi questo già è un altro indizio che la dice lunga. Evidentemente i Caran d'Ache hanno dentro dei prodotti di una qualità diversa. Andiamo col Caran d'Ache nero per uniformare un po' il gessetto che ho messo come base, ma anche per dare una velatura che contribuisce a far capire che qui comunque abbiamo capelli. Ci vado poi anche con il 408, cioè il seppia scuro. Grazie a voi per le domande, sono sempre ben accette, e soprattutto dà modo, come dicevo l'altra volta, di sdoganare dei discorsi, di parlarne, anche di approfondire, perché io appunto
queste sono le occasioni per parlare di quella che è la mia esperienza nel mondo del pastello, che cioè, è limitata agli anni che ho di utilizzo di questi materiali e a tutto quello che sono fatto fino adesso, ma non è infinita, però secondo me è bello anche un po' un confronto e affrontare aspetti magari anche più tecnici come questi, oppure anche solo il fatto che vi dico come la penso. Allora, adesso qua vorrei utilizzare, qua non ce l'ho, devo trovarlo, il mio 770 della Carbotello, che è un viola neutro, eccolo. Perché qui i miei occhi rilevano dei colori di questo tipo, quindi perché non metterne un po'? Poi io tante volte provo, cioè i miei occhi vedono qualcosa, allora ci sono dei colori che provo, perché magari li conosco un po' e so che cosa mi danno, magari non loro singolarmente, ma miscelati ad altri colori a loro volta, quindi è tutto come dico sempre, è tutto un lavorio che avviene strada facendo. Questo viola neutro, che è proprio un violaceo, adesso lo miscelo un po', sempre con poca pressione perché stiamo lavorando sopra un nero, quindi io voglio che lo scuro rimanga padrone. Comunque mischiato al viola, questo porpora, comincio ad avere l'effetto che voglio sui capelli. Magari ci azzarderei addirittura un po' di Caput Mortuum scuro 640, anche se è molto chiaro come colore, quindi devo fare attenzione e avere ancora meno pressione. Ecco qua il gioco della pressione diventa fondamentale, perché se io voglio che questo colore che ho in mano si veda, però guardate con un po' più di pressione che macchia chiara che fa, ok? Quindi vuol dire che se voglio che sia solo una sensazione e non di più, devo essere estremamente accorto nell'utilizzo della pressione. Cavolo, però bisogna anche allenare l'occhio e individuare i colori col tempo. Cioè sì, questa è una cosa, questa forse è un'altra cosa che era emersa in qualche diretta live o forse in una di queste puntate sul Bugherò. E sì, esatto, è una cosa importantissima ed è una cosa che a mio avviso non ha trucchi o espedienti, questa è una cosa che succede solo col tempo. Però succede, la cosa bella e incredibile è che succede e quindi i tuoi occhi si sviluppano proprio, sviluppi il senso della vista e sviluppi il senso tuo di rilevare dei colori. Quando i tuoi occhi cominciano a vedere dei colori è come se la tua vista diventa più sofisticata e sviluppi la possibilità di vedere più colori. Quindi vedendo più colori succede che poi quei colori tu li hai disponibili sotto forma di matite o gessetto e allora li prendi e li utilizzi per arrivare per arrivare lì e ci arrivi ed è incredibile. Quindi è un altro aspetto molto affascinante della pittura a pastello, secondo me. Ecco, vedete adesso che mischiando 3 colori insieme, quindi questo porpora, il viola neutro della Carbotello 770 e il 640, arrivo più o meno, nel senso che per me non è ancora ok al 100%, però più o meno la sensazione, ok, che ho di fatto sulla mia reference. Nero Carandace. Aggiungiamo già un altro po' di fondo.
mi serve spazio perché qua ci sono delle ciocche, ok? Quindi è il motivo per cui sto aggiungendo il gessetto Rembrandt nero. Vedete che bella intensità che ha già il Rembrandt nero, già di suo. $748. Eh sì, stavo dicendo prima, ragazzi, la mia pagina Patreon. Lasciate che faccia un po' di pubblicità e vi parli della mia pagina Patreon. Allora, l'ho aperto ad aprile, novità della mia pagina Patreon da questo mese, dal mese di febbraio. Sulla mia pagina Patreon ci sarà, allora, un unico livello, ok, di partecipazione, quindi di abbonamento, un unico livello di abbonamento, e questo livello di abbonamento sarà da 5 euro al mese, ok? Quindi 5 euro al mese abbonandovi alla mia pagina Patreon. E perché dovreste farlo? Allora, prima di tutto io ho aperto Patreon perché il sostegno, ok? Diciamolo in questi termini, il sostegno che arriva da tutti coloro, dalle persone come voi che sono interessate, ok, al mondo della pittura, del pastello, a quello che faccio, eccetera. Allora, questo sostegno è quello che mi piace ricordare, a me consente di fare quello che faccio come mestiere proprio, fare il pittore, ok? Che è una cosa che nel mondo di oggi molto difficile, e tuttavia io ci sto provando, lo faccio anche tanti corsi, ok, di pittura, e quindi per me è importante perseguire questo sogno che vi devo dire, ragazzi, io sono un sognatore, un romantico, quindi ci voglio provare, voglio fare il pittore. Quindi di fatto chi contribuisce, ciao Stefania, ben arrivata, chi contribuisce alla mia pagina Patreon, quindi chi mi sostiene con questi 5 euro al mese, prima di tutto voglio dire che sta facendo, mi sta dando la possibilità di fare questo mestiere, il pittore, che è una cosa incredibilmente gloriosa e di privilegio. Infatti io mi sento molto privilegiato ad avere delle persone interessate a approfondire quello che dico, a seguire quello che faccio. D'altra parte, cosa offro io in cambio? Allora, con questi 5 euro al mese, questo unico livello, ripeto, diventa unico adesso da febbraio, fa sì che intanto le persone abbonate abbiano accesso in anteprima a tutto quello che faccio, ma proprio tutto. Quindi le cose che pubblico, gli aggiornamenti dal mio studio, dove sono arrivato col nuovo dipinto, che cosa sto facendo questo mese, qual è la novità, che cosa farò, che cosa ho in progetto, quindi tutto questo genere di cose qui. E in più accesso a tutte le reference ad alta risoluzione dei miei corsi, perché i corsi adesso pian piano sto cominciando, come vedete, cioè da un po' che sto continuando a, diciamo, pubblicare su YouTube via via sempre più cose, ok? Quindi anche i videocorsi che tengo, ad esempio quello sul teschio e tutti gli altri, saranno poi disponibili su YouTube. Ma per avere la reference e l'elenco del materiale, quindi per provarci voi a seguire il corso e avere appunto l'accesso a tutto il materiale e la reference, bisogna essere iscritti al mio Patreon, perché è lì che fornisco i link per scaricare sia elenco materiale che reference. Quindi questo è un altro vantaggio, diciamo, legato al mio Patreon. E cos'altro? Beh, il fatto che appunto, come dicevo prima, tutte le volte che sto facendo un lavoro, e come vedete avviene ripetutamente, ad esempio ho appena finito il mio ultimo dipinto e ho già iniziato quello nuovo, posto delle anteprime sul lavoro e faccio anche delle dirette live dal mio studio, rivolte soltanto ai sostenitori di Patreon. Quindi questo è. Però ci tenevo a sottolineare che più di tutto il mio Patreon esiste perché consente alle persone che hanno piacere di seguire il mio lavoro e di contribuire alla mia causa di, diciamo, di finanziare i miei progetti. Tant'è che grazie anche ai fondi di Patreon
finanzierò quella che sarà la mia prima mostra, ok? Quella che ho intenzione di fare quest'anno, vedendo come vanno le cose, anche prima ovviamente, perché bisogna capire un po' di aspetti, però questa è l'idea. Ok, allora avrete notato che nel frattempo, chiacchierando di Patreon, di questo e di quell'altro, sto lavorando un po' sull'orecchio. Questo orecchio di destra, che peraltro rimane abbastanza nascosto dentro, sotto i capelli, e quindi si vede molto poco, però è bello che si intuisca un po' così il lobo. Ma soprattutto i capelli ci finiscono sopra, quindi anche qua, come avrete notato, ci sono un po' di colori che si aggrovigliano, che si mescolano, che si miscelano insieme, ed è quel genere di cose che mi piace tanto, perché ci sono colori che, oltre a miscelarsi insieme, creano dei bei giochi di vedo non vedo. Ad esempio qua mi piace che ci sono queste ciocche, come vedete, che escono. Ok, quindi qua io sto usando sempre il carne scura della Caran d'Ache, il 748, sopra il gessetto nero. Allora, Chiara dice: se la fai ad Aosta vengo di corsa, tanto sto a Biella. Ok, Chiara, non sapevo fossi di Biella, in effetti Biella è qua vicino a me, non è tanto distante. E quindi sì, assolutamente, la farò ad Aosta. Spero un giorno, ma forse adesso è già troppo utopico, soprattutto in questo momento, di poterne poi fare anche esposizioni fuori dalla mia regione, ma vedremo quello che l'universo riserva. Nel frattempo sì, punto a fare la prima mostra qui in valle, dove vivo io, e quando verrà il momento lo comunicherò a gran voce, anche perché non vedo l'ora, francamente non vedo l'ora. È da tanto che non vedo l'ora, ma c'è ancora del lavoro da fare. Allora, questo carbotello, che è un misto tra un ocra e un senape, mi piace molto, e come vedete lo utilizzo per cacciare fuori la parte illuminata di questa ciocca, e quindi anche a questa andiamo a restituire la posizione. Qualcosa del genere. E con lo stesso colore vado a dare un po' di luce a quest'altra ciocca che mi ero già preparato prima. Quindi, per tornare alla domanda che mi aveva fatto chi era già, non mi ricordo più chi era, però verso l'inizio della video chat, allora era uscita questa domanda legata al Victoria, forse alle ciocche bionde. E allora ecco che queste ciocche adesso comincio a lavorarle in questa maniera e a sbiondirle proprio con un colore come questo. Ok ragazzi, ancora 10 minuti, perché faccio queste puntate da un'oretta circa, anche per non renderle troppo pesanti da seguire, e anche perché appunto almeno possono essere poi fruite, visto che rimangono disponibili sul mio canale YouTube, possono essere poi fruite da chiunque, un pochettino alla volta, insomma. Vedete, per esempio, questo senape ocra che sto usando, in questo caso lo sto miscelando con... ricordiamo che qua ho usato un gessetto nero per il fondo, l'ho lavorato sopra con dei colori neutri, quindi 748, 408, Caran d'Ache, e adesso li sto illuminando e sto creando l'effetto del biondiccio grazie a questo carbotello. Perché carbotello? Ma qui perché intanto ce l'avevo qui, mi piace, era pronto all'uso e mi sembra adeguato per questa parte dei capelli. E in più perché, come al solito, non voglio dimenticarmi di considerare la delicatezza di Carbotello, quindi il fatto che sono molto molto più gentili rispetto ai Caran d'Ache, e allora siccome qua mi serve una certa delicatezza, un Carbotello va benissimo. Delicatezza che è legata a tanti fattori come quello della pressione, quindi quello di cui si parlava prima.
questa parte abbia più tonalità rossicce. Ecco, qui per andare a sbiondire utilizzerò un colore ancora più chiaro. Prima gli do una passata con il 0,47 della Caran d'Ache, che come noterete subito tira tanto fuori la luce. Poi dopo andrò a usare un carbotello ancora più chiaro. Che ragazzi, penso che siamo di nuovo online e mi sembra di aver capito che fosse per l'ennesima volta saltato tutto, datemi conferma. E vediamo se riesco a riprendere gli ultimi minuti, almeno per salutarvi. Questa volta non ho la minima idea del perché sia successo. Ok, Dominga mi dà la conferma che è saltato per poco. Allora, con un 6,90 volevo farvi ancora vedere questo carbotello, un 6,90, vedete un giallo senape molto chiaro, è quello che utilizzo qua su, quindi dove i capelli hanno oggettivamente più luce, per sbiondire e per dare l'effetto appunto di luce sui capelli, ok? È più temperato rispetto agli altri, questo naturalmente perché voglio che i capelli qua su si vedano. Quindi piano piano con questo vado a sbiondire e a rendere tutte le zone come voglio io, ok? Questo è il lavoro per oggi, quindi un avanzamento sui capelli con il quale spero abbiate capito di più su come lavorarli. Quindi ricapitolando, direi che è un lavoro fatto appunto a macchie, dove si va poco a poco a tirare fuori i particolari man mano che si procede, e quindi è un'impostazione che con un processo diciamo graduale e soprattutto non limitato ad alcune zone che è giusto fare prima o dopo, ma come avrete notato mi sono mosso un po' su diversi punti, ok? E questo è. Quindi per oggi ci siamo. Nella puntata numero 5 vediamo di proseguire e finire i capelli e poi andremo alla parte sotto delle spalle e i ritocchi finali. Quindi io per oggi vi saluto, vi ringrazio come al solito per essere stati qua con me, connessi. Potete ancora scrivere commenti e domande sotto al video YouTube, anche dopo che è pubblicato, risponderò in qualsiasi momento, o comunque contattarmi, come sapete già, su Instagram, su qualsiasi social, e volentieri ci sentiamo. E mi ha fatto piacere e alla prossima. Buona serata a tutti, ciao ciao.